Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, ben ritrovati qui a Mattino Milan del 24 settembre del 2024. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Buongiorno a tutti, dopo 2 giorni dal derby, insomma ancora l'onda lunga della vittoria è ancora qui, ce la godiamo ancora un pochino, poi da oggi la squadra si ritrova per preparare la partita con il Lecce, quindi anche noi metaforicamente ci ritroviamo per provare a mettere un 3 punti dopo l'altro e provare a dare un po' di continuità a questo momento che insomma bello, bellissimo, ma dobbiamo farlo diventare bello per tanto, Henry. Sì, deve diventare normalità. Eh, Ora, deve diventare, deve la tornare, cosa? deve tornare normalità. Deve tornare a normalità, deve essere la regola e non l'eccezione. Cioè, la regola deve essere un Milan che vince, poi l'eccezione è magari lo scivolone, il pareggio bloccato, la partita no, cioè deve essere così il Milan. C'è modo e modo di giocare, c'è modo e modo di vincere e perdere le partite, ti direi. E nelle prime 3 questa cosa non è accaduta, è accaduta col Venezia per manifesta, direi, inferiorità dell'avversario. Con Liverpool non è accaduta però molto bene con l'Inter, quindi la speranza è che si riparta da qui e che sia un punto di partenza e che abbiamo trovato una sorta di quadra dopo Milan-Liverpool. Gabbia si è speso tanto nel post partita, anche lui riferendosi al lavoro di Fonseca post Liverpool dal punto di vista, diciamo, non motivazionale, però della mentale, psicologico, e quindi speriamo che davvero il Milan possa iniziare la sua stagione adesso, anche perché la classifica ti ha aspettato un pochino e quindi hai la chance di rimetterti in moto, se vuoi farlo e se ti metti lì a farlo. Mh. Poi tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare, ma tra il dire e il fare c'è anche il vostro like a questo video, il vostro commento qua sotto, l'iscrizione, la campanella, la condivisione, tutte le cose per supportarci e grazie. Ve lo dico, oggi fatelo perché questa è veramente la zampata del campione. Bella Stava per questa. dimenticarsi, ma ce l'ha fatta proprio all'ultimo secondo. Detto questo, a proposito di fatti, andiamo a vederne uno, che oggi è stato riportato alla Gazzetta. Coraggio in tutte le lingue, così Paolo ha trascinato i suoi, ovvero nello spogliatoio neanche ospite, terzo di San Siro, dove il Milan si è cambiato per la partita e sono stati appesi dei fogliettini, ognuno nella lingua madre di ogni giocatore, sul proprio posto, insomma così, dallo staff di Fonseca. Quindi c'era la parola coraggio in tutte le lingue rappresentate dai giocatori del Milan, ognuna nel posto ovviamente dedicato a un francese in francese e via dicendo. E quindi, vabbè, questo è un piccolo retroscena, piccolo aneddoto del derby. A proposito di fatti, andiamo sui fatti invece di Matteone Gabbia, umile ma testardo. Gabbia si fa largo col derby nel destino. Nata vicino a Milanello, è stato ceduto in prestito, ma è riuscito a riconquistare il posto al Milan, che aveva perso in prestito al Villarreal, poi ripreso l'anno scorso causa moria dei nostri centrali. Mi viene da dire, alla luce di questo, un piccolo vantaggio c'è stato, almeno in questo, perché quantomeno non abbiamo perso anche Gabbia, che era stato invece rimpiazzato in rosa da Marco Pellegrino, che nel mentre è desaparecido, e va bene, insomma, va bene così, è andata bene. È andata bene perché si rischiava di fare l'ennesima cavolata, direttore. È andata, direi, bene così e ci hanno un po' assistito, se vogliamo, gli infortuni in questo senso, ehm, però tu la cessione di Gabbia e acquisto di Pellegrino l'avevi fatto e quindi non è che deve passare in sordina questa cosa. Adesso ci ritroviamo Matteo Gabbia e siamo molto felici così. Diciamo che se andiamo col senno di poi a vedere c'è cessione di Tonali, cessione di Gabbia, il milanismo in squadra l'abbiamo proprio lanciato nel cestino. Detto questo,
teniamoci Matteo Gabbia che decide il derby a settembre 2024 e va bene così, senza mettere ulteriormente il dito nella piaga, direi. A proposito di milanismo, andiamo a vedere le parole del proprietario, Gerry Allora non Cardinale. dobbiamo vedere le parole del proprietario, direttore, se parliamo di milanismo. Queste sono le parole dette ieri negli Stati Uniti a margine dell'evento, la giornata dello sport nel mondo. Eh, Adesso le commentiamo, anche perché le ho colorate un po' diversamente rispetto al talk di ieri, proprio per evidenziare i 2 o 3 concetti diversi. Poi andremo a riprendere, anzi, facciamo così. Pregresso. Queste sono dichiarazioni di ormai un po' di mesi fa, ehm, sempre di Gerry Cardinale. Sì, Possedere il Milan, gli viene chiesto, è una cosa che mi stressa, se devo essere sincero, in un modo che non ho mai provato prima. La mia idea è sempre stata quella di considerare lo sport come qualsiasi altro settore. Si possono produrre widget a Omaha e possedere i Giants a New York. Dovrebbe essere la stessa cosa. È stressante possedere cose in generale, è stressante mettere a lavoro questo tipo di denaro, è stressante essere un fiduciario per il capitale di terzi. Ora un nuovo livello di stress che non ho mai sperimentato prima, che è Alfredo. Mi dà fastidio. Il riferimento del patrono del Milan è ai tifosi e alla passione come quella di Alfredo, che va ben oltre l'aspetto razionale che viene vissuto quotidianamente. sì, ce la Pensavamo, ricordiamo. Cioè questa me la ricordo, nel mentre chiedo sì, scusa se si sente qualche rumore, ma stanno demolendo il cortile sotto casa mia. Dicevo, capita, sì, robe normali di sì. pro forma. Questa ce la ricordiamo perché già all'epoca aveva, no, possedere è stressante, lo sport è come tutti gli altri settori, già all'epoca che se ci mettiamo qui a far la compilation andiamo avanti un mese, con le parole di Cardinale. Però già questa era insomma, mi ricordo che non era passata Mh. inosservata, Si pensava che il concetto che qua ci son tifosi e non solo spettatori, non solo gente che va a vedere uno show, ma è gente che vive questo sport con una passione, fosse un concetto ormai metabolizzato e invece forse no. Considero la Serie A come una delle più grandi esportazioni dell'Italia. Tutto questo però non si può fare se ci concentriamo solo sul vincer le partite. Che in realtà è ovvio che non ci possiamo concentrare solo sul vincer le partite, ma il problema è che noi non ci concentriamo come primario obiettivo nel vincer le partite. Noi ci concentriamo su A, B, C, D e poi alla E, alla F forse ci arriviamo. E quello è il problema, questione di priorità. Poi dice: "Il mio messaggio alla tifoseria non sembra funzionare. Quindi direi che il messaggio alla tifoseria è che non vi darò alcun messaggio finché non vinceremo, perché capisco che è l'unica cosa che vi interessa." Niente, non ci si capisce evidentemente. Cioè, se uno risponde A, l'altro chiama B e viceversa. Capisco, cioè capisco che non ci si capisca, ecco, però a questo punto, cioè, saremmo anche arrivati al fatto che da proprietario di un club bisogna anche capire come è fatto il club, che non è fatto solo e soltanto dai dirigenti, da chi ci lavora, ma da chi lo tiene in piedi, che non è una frase fatta, ma è così, cioè i tifosi. Sì, sì, ma ho detto questo, secondo me, cioè, se in questi anni è stato fatto un lavoro da qualcuno, non so chi, onestamente non so chi sia, se è stato fatto un lavoro di, diciamo "aiuto" tra virgolette comunicativo, di consiglio comunicativo a Cardinale sul cosa dire, cosa parlare, cosa dire ai tifosi, che frasi utilizzare, è stato fatto molto male. Cioè è stato fatto malissimo. Se è stato fatto, perché magari non è stato fatto, io non lo so, ma immagino che Cardinale abbia una sorta di, non so se ufficio stampa o agenzia di comunicazione, ripeto, non lo so. Però è stato consigliato male, perché ogni volta che ha parlato ha detto 5 o 6 cose diverse e soprattutto andando contro ogni ottica del calcio italiano. Cioè non, per me è anche inspiegabile perché lì, no, quanti mesi fa erano quelle parole lì che avevi fatto vedere inizialmente? Guarda, te le vado a recuperare subito. Sono, del 1 anno 30 fa. gennaio.
questo gennaio? Sì. Sono di 8 mesi fa. Mh. Cioè, in 8 mesi il tiro A non è stato corretto, B abbiamo fatto anche peggio. Quindi se era possibile, quindi ripeto, o è stato consigliato male, oppure non ci siamo proprio. Cioè, oppure non ci siamo proprio. Non so cosa pensare Simo, non so cosa pensi tu, io personalmente non so cosa pensare, magari ci penserò oggi, ne parlerò anche nell'editoriale domattina, però non ci siamo, cioè non ci siamo proprio. No, non si parte da basi diverse, cioè, è proprio diversa l'idea e l'impostazione di chi pensa che, ehm, vincere sia la cosa più importante, cioè i tifosi, vincere i trofei, vincere, 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 perché comunque vogliono veder vincere la propria squadra, non vogliono vedere uno show dove si spara le magliette al secondo anello, vogliono vincere le partite, e c'è chi invece pensa che sia una delle cose importanti del club, e in questo momento probabilmente neanche la più importante. Che sì, e Guarda, semplicemente son basi diverse. io ieri ho detto no comment al talk perché proprio cioè, mi sembra di essere su pianeti differenti. Ora, Cioè, a proposito, in America chi spende i soldi per comprare le squadre è il proprietario della squadra. In Italia credo che i tifosi credano che la squadra sia di loro proprietà, e noi abbiamo un lavoro da fare per soddisfare questo concetto. Apprezzo il tentativo di voler capire il fatto che c'è una sorta di doppio livello, ovviamente il proprietario è il proprietario, e poi c'è questa sorta di proprietà morale da parte dei tifosi che, insomma, sì, sono i depositari del passato, del presente e probabilmente anche del futuro di quella società, e che quindi bisogna soddisfare quello che è la tua società stessa, cioè i tifosi. Ma quello che sto cercando di fare, e chiudo le parole di Cardinale, non sto ricevendo molto aiuto dall'ecosistema italiano, una partnership da tutti i partecipanti della catena del valore, tifosi, governo locale, per costruire nuove infrastrutture, insomma. Qui partiva un discorso un pochino più generale sul fatto che se cresce il movimento, cresce anche il Milan, eccetera, eccetera, che si sente responsabile, devi far crescere il movimento. Allora, guardate, è una cosa che il primissimo anno della gestione Elliott era già presente, e la vecchia proprietà ci ha sbattuto alla testa 2 anni, perché giustamente, vi dico anche, pensava: ma se cresce il Milan e solo il Milan all'interno di un campionato che non cresce, può crescere fino a un certo punto e poi non è che può andare oltre. Si gioca è come il Paris Saint-Germain che gioca nella Ligue 1, ma se la Ligue 1 non cresce, il Paris Saint-Germain sempre in Ligue 1 gioca, non è che può andare a giocare, fa come gli Harlem Globetrotter e gioca a Londra, non può farlo. Quindi cresce la Serie A, cresce anche il Milan, e la vecchia proprietà ci ha sbattuto la testa 2 anni, e se l'è da questo punto di vista rotta la testa, perché tanto dall'altra parte, e lo vediamo sulla nostra pelle di tifosi italiani, il movimento Calcio Italia è quello che è, e non cresce perché è chiuso in tanti piccoli problemi, in tanti lacci, in tanti personalismi, bravo. e ci siam capiti in tante cose. Quindi non fa fatica a crescere, o dovresti mettere d'accordo troppe teste e troppi probabilmente interessi in questo momento. Quindi è una cosa che si è già persa come battaglia. Se non arrivano 4, 5, 6, 7 persone che si mettono d'accordo tutte insieme e provano a fare questa sorta di scalata, ma da soli ci si spacca la testa, e l'abbiamo già visto, e probabilmente qualcuno glielo poteva anche dire, visto che insomma la proprietà vecchia è ancora in parte, all'interno del Milan, con i suoi rappresentanti in CDA. Quindi, ehm non credo che si possa far diversamente da provare a far crescere il Milan in questo momento, con lo stadio, con la squadra, coi ricavi commerciali, ma con il Milan. Sì, e si possono evitare anche queste dichiarazioni il giorno dopo aver vinto un derby, dopo 6 che ne hai persi. Il tempismo è
non è la miglior cosa della Perché siam stati qua, posso dire Simo? Perché poi dopo, cioè, a me non mi piace quando si fanno 2 pesi, 2 misure. Siam stati qua quanti anni a dire che Maldini ha sbagliato ad aver fatto quell'intervista 5 giorni dopo lo scudetto vinto. E io son d'accordo, che ha sbagliato il tempismo, d'accordissimo. Cioè, qui non può andar bene tutto, non ci possono essere giustificazioni ogni volta che viene commesso un errore. Se invece prima eravamo lì a puntare il dito ogni volta che veniva commesso un errore, cioè non, a me 2 pesi 2 misure non piace mai, in nessun caso. E mi sembra che qui siamo veramente al teatro dell'assurdo. Cioè il giorno dopo un derby vinto al 90° con un gol di un milanista come Matteo Gabbia, dopo averne persi 6 dopo un periodo folle, 3 pere dal Liverpool e tutto quello che ne consegue, il giorno dopo arrivano queste parole: "Facciamo davvero?" A me sembra follia. Fortunatamente non mi sono arrabbiato troppo e non mi sono, cioè non mi ha neanche toccato troppo perché avevo ancora l'euforia del derby e ho ancora l'euforia del derby, ma cioè se le vai a leggere dopo 8 mesi da quelle che abbiamo letto prima, raga, cioè rido per non piangere io, cioè. Vabbè, ragazzi, siamo arrivati in chiusura di Mattino Milan. Ci ritroviamo a Lunch Talk e compagnia di questo martedì. Stasera ci sarà anche Future Stars perché dobbiamo parlare ai noi di un'altra sconfitta invece per Milan Futuro, che ha perso anche in casa del Rimini 1-0, quindi capire un po' cosa non sta funzionando, quantomeno un progetto appena nato, ma insomma, ha delle difficoltà che insomma, si vedono purtroppo sul campo. Henry, grazie. Ciao. Ciao.